Linea guida 3. Offrire a tutti gli studenti la possibilità di comprendere. Costruire significati e generare nuove conoscenze. Lo scopo dell'educazione non è solo quello di rendere il contenuto dell'informazione accessibile, ma piuttosto di insegnare agli studenti come trasformare le informazioni disponibili in conoscenza utilizzabile. Decenni di ricerca nel campo delle scienze cognitive hanno dimostrato che la capacità di trasformare delle informazioni in conoscenza utilizzabile non è un processo passivo, ma attivo. La costruzione di conoscenza utilizzabile, conoscenza che è resa utile per il futuro processo decisionale, dipende non solo dalla percezione dell'informazione, ma da un'attiva capacità di elaborazione dell'informazione come la gestione selettiva, l'integrazione delle nuove informazioni con la conoscenza precedente, la categorizzazione strategica e la memorizzazione attiva. Gli individui differiscono molto nelle loro competenze per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni e la possibilità di accedere alle conoscenze pregresse attraverso le quali possono assimilare nuove informazioni. Una corretta progettazione e presentazione delle informazioni, di cui è responsabile qualsiasi curricolo o metodologia didattica, può fornire le basi necessarie per garantire che tutti gli studenti abbiano effettivamente modo di accedere alle conoscenze. Attivare o fornire conoscenze di base. Costruite collegamenti con le conoscenze e le esperienze precedenti. Le informazioni sono più comprensibili e possono essere assimilate dagli studenti quando sono presentate in modo tale da privilegiare, attivare o fornire qualsiasi conoscenza di base. Quando alcuni studenti non hanno i prerequisiti necessari per assimilare o utilizzare nuove informazioni, si creano delle barriere e delle disuguaglianze. Tuttavia, non mancano le barriere anche per gli studenti che hanno le necessarie conoscenze di base, ma che potrebbero non essere consapevoli della loro rilevanza. Queste barriere possono essere ridotte quando sono disponibili opportunità che forniscono o attivano conoscenze precedenti rilevanti, o che si collegano a informazioni previamente acquisite in altri contesti. Ancorare la formazione attraverso il collegamento e l'attivazione di conoscenze precedenti rilevanti, ad esempio, utilizzando immagini visive, ancoraggio del concetto o routine di padronanza del concetto. Utilizzare organizzatori avanzati, ad esempio, metodo No Want Learned, mappe concettuali. Insegnare i concetti chiave preliminari attraverso la dimostrazione o modelli. Riconoscere i concetti ponte per mezzo di analogie e metafore significative. Creare espliciti collegamenti tra le varie discipline, ad esempio, insegnare strategie di alfabetizzazione in classe per gli studi sociali. Individuare con chiarezza le caratteristiche rilevanti, i punti chiave, le idee principali e i loro rapporti. Raccogliete informazioni significative e mettetele in relazione con l'obiettivo di apprendimento. Una delle grandi differenze tra esperti e principianti in qualsiasi settore è la facilità con cui i primi distinguono ciò che è rilevante da ciò che è non rilevante o non pertinente. Pochi gli esperti riconoscono rapidamente le caratteristiche più importanti delle informazioni, impiegano il loro tempo in modo efficiente, identificando rapidamente ciò che è prezioso e trovando i giusti agganci con cui includere le informazioni essenziali nelle conoscenze disponibili. Di conseguenza, uno dei modi più efficaci per rendere le informazioni più accessibili è quello di fornire indicazioni o suggerimenti espliciti che aiutino gli studenti ad individuare le informazioni più rilevanti, e contemporaneamente escludere quelle meno rilevanti. Consigli. Evidenziare o sottolineare elementi chiave nel testo, nella grafica, nei diagrammi, nelle formule. Utilizzare i diagrammi, gli organizzatori grafici, gli schemi, le procedure per organizzare gli elementi, la strutturazione dei concetti e la padronanza degli stessi per enfatizzare le idee chiave e le loro correlazioni. Utilizzare più esempi e dimostrazioni per enfatizzare gli aspetti essenziali. Utilizzare indicazioni e suggerimenti per attirare l'attenzione sulle informazioni fondamentali. Valorizzare le competenze apprese in precedenza che possono essere utilizzate per risolvere problemi a noi sconosciuti. Guidare l'elaborazione, la rappresentazione e la gestione delle informazioni. Sostenete il processo di costruzione di senso attraverso modelli, supporti e feedback. Per trasformare con successo l'informazione in conoscenza utilizzabile, spesso è necessario applicare strategie mentali e competenze per elaborare l'informazione.
Queste strategie cognitive, o metacognitive, implicano la selezione e la manipolazione delle informazioni in modo che possano essere meglio riassunte, categorizzate, organizzate secondo la loro priorità, contestualizzate e ricordate. Mentre alcuni studenti possono avere un repertorio completo di queste strategie in qualsiasi livello scolastico, insieme alla conoscenza di quando applicarle, la maggior parte degli studenti non le hanno. Materiali ben progettati possono fornire modelli adattati e personalizzati, supporti e feedback per aiutare gli studenti che hanno abilità specifiche nell'uso efficace di queste strategie. Consigli. Fornire suggerimenti espliciti per ogni fase di un processo sequenziale. Fornire metodi e approcci organizzativi, e tabelle e algoritmi per l'elaborazione di operazioni matematiche. Dare modelli interattivi che guidino l'esplorazione e le nuove conoscenze. Introdurre un sistema progressivo di supporto alle strategie di elaborazione delle informazioni. Offrire diversi canali di ingresso a una materia e percorsi alternativi ai contenuti e, ad esempio, esplorare argomenti importanti attraverso opere drammatiche, arte e letteratura, film e media. Frammentare blocchi di informazioni in elementi più piccoli. Introdurre progressivamente le informazioni e, ad esempio, evidenziazione sequenziale. Eliminare le distrazioni inutili, a meno che non siano decisive per l'obiettivo didattico. Ottimizzare la trasferibilità e la generalizzazione. Applicate l'apprendimento a nuovi contesti. Tutti gli studenti devono essere in grado di generalizzare e trasferire il loro apprendimento in nuovi contesti. Gli studenti si distinguono per la quantità di aiuto necessario per la memorizzazione e il recupero delle informazioni, e accedere all'apprendimento precedente. Naturalmente, tutti gli studenti possono trarre vantaggio da aiuti su come trasferire le informazioni di cui dispongono in altre situazioni, poiché l'apprendimento non riguarda i singoli elementi in modo isolato e gli studenti hanno bisogno di diversi tipi di presentazioni perché ciò avvenga. Senza queste facilitazioni e l'uso di presentazioni multiple, le informazioni possono essere apprese, ma sono inutilizzabili in nuove situazioni. I supporti per la memoria, la generalizzazione e la trasferibilità includono tecniche progettate per aumentare l'immagazzinamento dell'informazione, così come quelle che guidano gli studenti e spingono a utilizzare strategie specifiche.